E questo video è per invitare tutti ai solenni festeggiamenti del nostro santuario in onore della Beata Vergine Maria. Dopo i tempi forti dell'anno liturgico, il mistero dell'incarnazione con il Natale, la Pasqua, l'Avvento, la Quaresima e la Pasqua della settimana che viviamo la domenica, la festa patronale vuole essere uno dei momenti più importanti della vita della comunità. La festa è caratterizzata da due blocchi principali. Il primo blocco che abbiamo cercato un po' di salvaguardare, di curare in questi anni, è l'aspetto liturgico. Che cos'è la liturgia? La liturgia si presenta come l'azione del popolo per il popolo, cioè è un'azione attraverso i simboli, i gesti, le parole. Ecco, noi siamo ripresentati al mistero di Dio e quindi una festa patronale per eccellenza è accompagnata in primo luogo dalla liturgia, quindi momenti di preghiera, la Santa Messa, il Santo Rosario, l'adorazione eucaristica, i cenacoli di preghiera. Ecco, è una grazia che possiamo sperimentare in questo paese, dove la festa patronale viene anche vissuta all'interno delle case, dove tante famiglie si radunano, riuni, strade, a recitare il Santo Rosario. Ecco, perché la festa viene preparata prima e poi viene vissuta anche durante. Allora c'è un popolo che muove il proprio cuore alla presenza del Signore, nell'affidare le grazie da chiedere, nell'affidare tante persone, tante sofferenze, tutte le intenzioni. E in primo luogo, ecco, in questa festa patronale vogliamo pregare il Signore per il dono della pace. Ecco, la pace che è il primo dono che ci offre il risorto, e ancora di più la Beata Vergine Maria, percorrendo le strade del nostro paese l'ultimo sabato e l'ultima domenica del mese di agosto, ecco, vuole invitare tutti al dono della pace. Vogliamo chiedere pace, pace per le nostre famiglie, pace nelle nostre case, pace per il mondo. In particolar modo mettiamo le intenzioni nel conflitto tra Russia e Ucraina e il conflitto sulla striscia di Gaza. Ecco, la pace è questo bene supremo che dobbiamo tutti quanti chiedere, ecco, rispetto a chi mette al centro solo l'economia o magari politiche eccetera, giustificando a volte delle azioni avventate di guerra. Ecco, noi invece vogliamo salvaguardare il bene più grande, che è il rispetto massimo della dignità della persona umana, perché quando si combatte una guerra non c'è mai giustificazione che possa portarla avanti, ma soprattutto è il fallimento di un'intera umanità che non ha capito che deve guardarsi non come, ecco, un ostacolo da cui bisogna scansarsi, ma bisogna guardarsi veramente come dei fratelli, indipendentemente dalla razza, dalla religione. Ecco, siamo tutti quanti fratelli, ecco, messi su questa terra per realizzare il disegno di Dio, che è appunto un regno di giustizia, un regno di amore, un regno di pace. E quindi, ecco, in questa festa patronale, attraverso la preghiera, la Santa Messa, attraverso i vari altri momenti di spiritualità, la preghiera che viene vissuta anche durante la processione con santi rosari che si recitano di continuo, ecco, noi vogliamo pregare per la pace, vogliamo far sì che anche i ragazzi possano rispondere a questa chiamata. Ecco, allora lancio una sfida anche al mondo giovanile: proviamo almeno per un attimo in questo mese, ecco, dedicarci proprio un tempo di disconnessione del mondo dei social per riconnetterci un po' con Dio. Noi, ecco, vantiamo il fatto di essere una società super connessa con il mondo, basta, ecco, una chiamata per stare in collegamento con una persona che sta in America o un'altra parte del mondo, ma spesso siamo sconnessi con noi stessi, non sappiamo, ecco, chi siamo, e in alcuni momenti questa ricerca di noi stessi ci porta tanta angoscia, tanta fatica e in alcuni momenti anche disperazione. E allora la festa patronale vuole essere anche un'occasione, una rete che viene lanciata a voi ragazzi per riconnettervi con voi stessi, con la preghiera, con la Santa Messa, con la confessione. Troverete dei sacerdoti disponibili per ascoltare le confessioni, per liberarvi alla presenza del Signore, ecco, e affidarvi ad una mamma. Il cuore di un figlio lo comprende solo una mamma, e la mamma non pretende che i figli gli parlino, perché la mamma
conosce il cuore dei figli e li capisce semplicemente con lo sguardo. E poi ecco l'altro blocco della festa patronale con i vari momenti di familiarità che vogliamo vivere insieme. Questa festa patronale ecco, è una settimana che inizierà ecco, dal giovedì e terminerà il giovedì, il 28 di agosto fino al 4 di settembre. E accanto ai momenti di preghiera ci saranno anche dei momenti ludici, dei momenti di spensieratezza. In primo luogo ecco, avremo una catechesi tenuta da Don Luigi Maria Epicoco, preceduta ecco, da una Santa Messa che lui celebrerà, e poi una catechesi mariana, dove Don Luigi, attraverso la sua persona, attraverso la sua esperienza di sacerdote, ecco, ci farà innamorare ancora di più della Beata Vergine Maria, ecco, e ci farà conoscere ancora meglio la vera devozione alla Beata Vergine Maria. Poi avremo ecco, una commedia ecco, fatta da una compagnia del nostro paese. Avremo tanti vari altri momenti come l'omaggio di una corona di alloro ai caduti in guerra. Non bisogna dimenticarsi che quello che siamo noi, ecco, lo dobbiamo anche a tanti nostri padri che hanno combattuto sui campi di battaglia, donando ecco, il loro sangue, la loro vita per la nostra libertà. Poi ecco, avremo tanti altri momenti di familiarità. Ecco, la festa patronale mette insieme le famiglie, parenti che raggiungono altre famiglie qui a Casandrino, ecco, per condividere insieme ecco, la casa, l'ambiente familiare, rivedersi, il pranzo domenicale, ecco, l'affidarsi insieme al cuore di Maria sotto il portone di casa. Quindi vuole essere anche un'occasione, un momento dove ecco, una famiglia può dissipare l'odio, può dissipare le incomprensioni, fratelli e sorelle possono fare pace, ecco, veramente vuole essere un momento dove tanti piccoli e grandi miracoli possono avvenire nella misura in cui noi Dio lo lasciamo operare e lavorare nella nostra vita. Allora veramente affidiamo al Signore tutte le intenzioni, che possa essere una buona festa patronale per tutti di conversione, di fede, perché il miracolo più grande è l'avvicinarsi al Signore, e poi dopo vengono tutti gli altri momenti di aggregamento, di comunità. Vi affido tutti alla Beata Vergine Maria e unitamente al nostro amato Santo Padre Leone vi offro il saluto di risolto. Che la pace del Signore sia con tutti voi, e aggiungerei per chi la vuole, perché per chi desidera la pace si costruisce la pace, ma per chi non la desidera la pace non può entrare. Allora desideriamo questa pace e offriamola a nostra volta a chi ne ha bisogno, e che la Beata Vergine Maria possa darci tutta quella luce per comprendere il bene più grande quale è in questi tempi di turbamento, di guerra, dove siamo chiamati veramente a delle scelte forti, concrete, per debellare la guerra e salvaguardare la dignità suprema dell'essere umano. Vi saluto, vi voglio bene e prego per voi.